Vediamo concetti importanti sul denaro che da quando ho iniziato a fare i miei son passato dal avere sempre i soldi contati ad avere molto di più di quello che mi serve, okay, e voglio passarteli così, su cui tu poi possa riflettere, okay, soprattutto agire anche te. La cosa che ho capito è che intanto il denaro non va dove c'è l'entusiasmo, il denaro va da chi lo sa gestire. E una cosa importante che ho iniziato a fare negli ultimi anni è capire dove va il mio denaro, quanto me ne entra, quanto me ne serve, cioè un po' come un'azienda. Cioè se ci pensi un'azienda perché fa il suo bilancio? Cioè non è solo a livello fiscale, è anche per capire dove stanno andando. Perché nel primo trimestre buttano giù il piano che stanno facendo? Quanti soldi abbiamo speso? Quanti soldi abbiamo investito? Quanto sono entrate? Quante sono le uscite? Secondo te perché? Perché se hanno un obiettivo annuale o in 3 anni, 5 anni, ad ogni tappa, ogni 3 mesi devono sapere dove sono nel loro percorso. Così possiamo fare noi. Cioè se hai un obiettivo di metterti via 10.000 € in conto, okay, devi sapere ad oggi dove stai spendendo i tuoi soldi. Devi sapere quanti te ne entrano, devi sapere quanto ti costa il tuo stile di vita. Se tu vai lì fuori a chiedere alle persone: "Quanto ti costa il tuo stile di vita?" Non lo sanno. "Boh, penso 1000, penso 2000." In realtà magari gli costa molto di più, oppure in realtà gli costerebbe molto di meno se ci mettono l'attenzione, okay? Quindi questo è un concetto importante. Cerca di capire che il denaro va per chi lo gestisce, per chi ci pone l'attenzione. Ma la maggior parte delle persone gli arrivano i soldi, così li spendono. No, se tu sai dove vanno il tuo denaro, sai anche esattamente che devi smettere di giocarci, soprattutto devi capire come poterci risparmiare, perché ricordati che il risparmio è un muscolo che inizia ad allenare da poco. Se oggi per esempio non riesci a metterti via neanche 50 euro al mese, tu pensi che quando ne guadagni 10.000 al mese ne riesci a mettere via? No, perché sei abituato a spendere quello che guadagni. Ci sono persone che sono ancora peggio, hanno la capacità di spendere di più di quello che guadagnano. Okay? Quindi anche una cosa importante, inizia oggi a capire dove spendi il tuo denaro e inizia ad allenarti fin da subito a risparmiare, perché poi è un muscolo che ci prendi quando ci prendi gioco e lo sai usare, ti diverte e ne vuoi sempre di più. Cioè se oggi risparmi 50 € al mese, magari il prossimo mese dici: "Aspetta un attimo, alzo l'asticella a 100 € al mese", okay? Quindi questo è un concetto fondamentale. Quindi inizia a gestirlo come un'impresa, cioè tira giù dove spendi i soldi, come li guadagni, quanti ne guadagni, perché? Perché poi da lì parte tutto il discorso di come aumentarli, okay, perché anche un concetto importante che ho capito, se io ho solo un'entrata, che è uno stipendio, tutto troppo rischioso, tutto troppo sotto il mio cioè non è sotto il mio controllo, perché ho solo un'entrata. Cioè se tu guadagni, 1000 e spendi 1000, succede qualcosa al tuo lavoro, sei fregato. Quindi un altro concetto che fanno la maggior parte delle persone con abbondanza finanziaria, ho capito, è che diversificano. Lo so che è più semplice andare al tuo lavoro, tornare a casa e cazzeggiare tutto il tempo. Giocare alla PlayStation, andare fuori con gli amici, andarti a bere le spritz, fare festa, soprattutto adesso l'estate. Lo so, ti capisco, c'ero passato anche io. Il fatto è cos'è? Che se per un periodo determinato, perché è determinato, non è sempre, se lavori bene, devi avere un disequilibrio, dove magari ti concentri molto, hai poco tempo libero e devi iniziare in quel poco tempo libero non a cazzeggiare che lo stai sprecando, ma a creare nuove entrate, a diversificare. Come potresti incastrare altre attività nella tua vita da portare avanti con costanza ogni giorno perché poi ti diano un futuro migliore? Ovviamente è il classico piano B che diventa il piano A, ma questo ne abbiamo parlato in altri video. Oggi parliamo più della parte dei soldi. Perché questo ti dico? Perché se oggi per esempio guadagni 1000 e ne spendi 950, perché da domani ovviamente, da questo prossimo mese hai iniziato a capire che devi risparmiare qualcosa, dici: "Okay, sto già un po' risparmiando." E in più inizi a creare un piano B che ti dà 200 € in più al mese, magari per ogni mese 200 € in più metti via un po' di soldi, quindi risparmi ancora di più. Però cresce i tuoi magari dici: "Okay, adesso posso chiedere il part-time, allora posso incastrare un'altra attività che mi fa guadagnare un'altra." Cioè tu pensa, se da qui a 3 anni, okay, il tuo stile di vita costa 2000, no, mettiamo anche 3000 e tu avessi 3 entrate, hai costruito nel tempo
3 entrate che ti danno ognuna, ti pagano il tuo stile di vita. Come saresti? Come ti sentiresti? La tua vita, secondo te, saresti molto più tranquillo o avresti sempre il problema come adesso? Non arrivo a fine mese. Se tu hai 3 attività che funzionano bene e 3 attività che ti permettono ognuna, per esempio, questa ti paga 3.000, 3.000 e 3.000, sei tranquillo, metti via un sacco di soldi e il tuo stile di vita viene pagato senza problemi. Un'attività non funziona, magari ne hai 2. Momentaneamente alcune non funzionano, magari non so, questa ti paga 1.000, 1.000, ma c'è questa che ti paga 3.000, comunque metti via 2.000. Ok? Capito il concetto? È così che fanno i ricchi. Cioè, non è che i ricchi hanno uno stipendio e basta. Pur quanto possa essere che ti pagano uno stile di vita incredibile, anche se sei un mega manager e ti pagano 10.000 euro al mese. Però se quando eri un piccolo impiegato non hai iniziato a risparmiare, è molto probabile che magari ne spendi 10. Fidati, perché se tu inizi ne guadagni 2.000, ma dopo ne guadagni 3.000, ma sei mentalizzato a spendo di più, ok, migliora la mia macchina, migliora la casa dove vivo, vado a mangiare più fuori, spendo in vestiti, in orologi, è un attimo che quei 3.000 che adesso guadagni, quindi 1.000 euro in più, li spendi in cose soprattutto inutili, cose che non vanno ad incrementare il tuo patrimonio e le tue entrate. Quindi oggi inizia a risparmiare e inizia già a capire dove spendi i soldi, come risparmiare, dove tagliare, cosa veramente ti serve, dove puoi investire, magari nella tua formazione o in un prossimo, all'inizio sarà così, no? Un'informazione per aumentare le tue skills, ma successivamente sarà anche un investire in attività che ti portano reddito. Così ti troverai da qui a 3 anni, a 5 anni, non lo so, dipende ovviamente da quanto ti impegni e da quanto meno cazzeggi più ti dai da fare, però pensaci, 3 anni dove magari sacrifichi un po' il tuo tempo libero e ti trovi ad avere 3 entrate. Poi capisci che la tua vita è molto più leggera. Magari con 3 entrate, magari gestibili da casa, da un telefono. Queste per esempio sono le attività che noi preferiamo, dove magari posso lavorare dal mio computer dalla piscina, o posso avere il mio computer 1 ora la mattina, o 1 ora a mezzanotte, o 1 ora la domenica alle 7 di mattina. Queste sono le attività che noi per esempio stiamo cercando. Nella mia famiglia noi sviluppiamo questo tipo di attività, perché abbiamo più controllo e soprattutto possiamo incastrare meglio nella nostra vita. Sai, bambine, cose, vai a fare la recita, dentista, eccetera. Già è complicato gestire la tua vita, se poi hai un'attività dove devi stare lì in presenza, a noi per esempio non piace. Quindi spero che questi concetti li faccia tuoi, riflettici su e soprattutto mettili in pratica. Al tuo successo.